Cara, ho impiegato 5 anni a scrivere questa prima parola. Ho cominciato molte volte, le ho strappate tutte. Non riuscivo a trovare il tono giusto. Adesso non lo cerco più. Scrivo come riesco. Spero che questa lettera ti trovi bene. È la frase che ho copiato da mio padre. Non so come si comincia una lettera dopo 5 anni. Mio padre le sue lettere le cominciava così, anche quando scriveva chi non vedeva da decenni. Allora la uso come si usa qualcosa che non si sa costruire da soli. Cara, finalmente scrivo, non per dirti qualcosa di importante. Non ho niente di importante da dire. Scrivo perché in tutti questi anni ho continuato a comporre lettere nella testa. E a un certo punto le lettere nella testa pesano più di quelle sulla carta. Vivo a Bologna, lavoro alla tipografia in via Castiglione. Il mio capo è un uomo che ha conosciuto Pavese, ne parla spesso, io ascolto. Ho una stanza con una finestra che dà sul cortile. Si sente la pioggia quando piove forte, si sente anche quando piove piano. Ho imparato a riconoscere la differenza. Cara, finalmente scrivo, non per dirti qualcosa di importante. Non ho niente di importante da dire. Scrivo perché in tutti questi anni ho continuato a comporre lettere nella testa. E adesso mi sembra che sia ora di metterne almeno una fuori dalla testa. So che sei sposata, me l'hanno detto nel 46. Non scrivo per quello, non scrivo per chiederti niente. Scrivo perché in tutti questi anni non ho mai detto a nessuno che ti pensavo. E a un certo punto si scrivo, si tace per sempre. E ho scelto di scrivere. Non so se la spedirò domani. Guarderò la busta sulla scrivania e deciderò. Ho scritto in tanto e tanto basta, forse per stasera. Caro,
Ho ricevuto la tua lettera, è arrivata martedì mattina con la posta normale, nessuna fretta, l'ho riconosciuta dalla calligrafia, prima ancora di leggere il nome sul retro. La calligrafia non l'avevi cambiata in 5 anni e mi è sembrato strano che qualcosa fosse rimasto uguale. L'ho aperta solo dopo cena. Mio marito era andato a dormire, ho messo la lettera sul tavolo. Ho fatto le cose che faccio sempre, ho lavato i piatti, ho spento la luce in cucina, poi ho riacceso la luce, mi sono seduta, ho preso la busta in mano per un tempo che non so misurare. Prima di aprirla, ho ricevuto la tua lettera, non sapevo se sarebbe mai arrivata, non sapevo se aspettarla ancora. Avevo smesso di aspettarla da molto tempo, ma a quanto pare si può smettere di aspettare e ricevere comunque. E la sorpresa è la stessa, forse più grande di quando si stava ancora aspettando. L'ho letta una sola volta, non perché non volessi rileggerla, perché sapevo che la prima lettura sarebbe stata la più vera. Sentivo la tua voce mentre leggevo, non quella di adesso, non la conosco, quella di prima, con quel modo che avevi di leggere ad alta voce le cose che avevi scritto da poco, con una voce leggermente diversa da quella di tutti i giorni. Caro, ho ricevuto la tua lettera, non sapevo se sarebbe mai arrivata, non sapevo se aspettarla ancora. Avevo smesso di aspettarla da molto tempo, ma a quanto pare qualcosa dentro di me ha continuato ad ascoltare la porta, anche quando io avevo deciso di non ascoltarla più. Non ti ho ancora risposto. Ho cominciato, ho scritto mezza pagina, poi l'ho messa nel cassetto, non per nasconderla, perché non sapevo se quello che avevo scritto era una risposta o se era solo quello che avrei scritto se non dovessi preoccuparmi di chi avrebbe letto quello che scrivevo. Ho rimesso la tua lettera nella busta, l'ho messa nel cassetto accanto alla mezza pagina che avevo scritto. Ho chiuso il cassetto piano, come si chiude quello che si vuole ritrovare.
Questa è la lettera che non ti scrivo, quella che brucio prima del mattino, sempre, perché solo qui posso dirti quello che davvero ho da dirti e che non potrei firmare o spedire o anche solo lasciare nel cassetto con il mio nome sopra. Ti aspetto ancora, non in modo concreto, non aspettando che tu suoni alla porta, in un altro modo. Ogni volta che cammino in una via dove sapevo che potevi essere, mi sorprendo a guardare le facce. Non lo faccio apposta, lo faccio sempre, da 5 anni, e non smette. Mio marito è un uomo buono. Non scrivo questo per dirti il contrario, lo scrivo perché è vero. Mi vuole bene in quel modo che impari con il tempo, sicuro. E io gli voglio bene in quel modo che impari quando non puoi amare nel modo che avevi imparato prima. Vivo 2 vite, una con lui in casa, nei gesti normali, nel modo in cui prepariamo la cena, nel modo in cui ci diciamo buonanotte, una con te, che esiste solo nelle ore in cui sono sola, nei minuti in cui aspetto qualcosa sulla strada, nei pensieri che faccio e poi cancello prima di dormire. Quando ho ricevuto la tua lettera non ho pianto, mi sono seduta con la busta in mano e ho sentito una cosa che non sentivo da 5 anni. Ho sentito di essere ancora viva, non perché non lo fossi, perché c'è una differenza tra essere viva e sapere di esserlo. E io quella differenza l'avevo persa e non sapevo nemmeno di averla persa finché la tua busta non me l'ha restituita. Adesso piego questo foglio, lo metto sulla candela, guardo il bordo che comincia a bruciare. È una cosa che ho fatto molte volte. Ho un piccolo recipiente sul davanzale, apposta per la cenere delle lettere che non scrivo. Mio marito pensa che sia per i fiammiferi, non gliel'ho mai corretto. Ho bruciato quello che volevo dirti, adesso scriverò quello che posso dirti. Saranno 2 cose diverse e tu leggerai solo una. Cara, ti scrivo di Bologna perché non la conosci e mi sembra strano che tu non la conosca, visto che ci vivo da 3 anni e che è diventata
il posto in cui so dove compro il pane, il posto in cui conosco il gatto del palazzo di fronte, il posto che è mio nel modo grigio, in cui posti diventano tuoi quando non ne scegli un altro. Bologna d'estate non è come ti aspetti, i portici ti tengono all'ombra, ma il caldo entra lo stesso dal basso, dalle pietre. I portici sono fatti per il sole di traverso, non per il sole di luglio, di agosto che scende dritto, ma ci si cammina lo stesso, perché sono i portici e si cammina nei portici, è la cosa che si fa qui. Bologna è diventata mia, non perché l'abbia scelta, perché ci sono rimasto abbastanza da imparare, dove il tram fa la curva più stretta e dove d'inverno il vento viene da sinistra. È mia nel modo in cui le cose diventano tue, senza che tu le conquisti, solo standoci abbastanza a lungo. Ho un collega alla tipografia che si chiama Aldo, mangiamo insieme il martedì e il giovedì, non parliamo molto, ma mangiamo insieme il martedì e il giovedì. E questo è un peso che non saprei quantificare meglio di così. Ho anche una trattoria in via dell'Indipendenza, dove la signora sa già cosa ordino e a volte lo porta senza che lo chieda. È una cosa piccola, lo so, ma quando succede mi sembra di esistere in modo leggermente più concreto. Bologna è diventata mia, non perché l'abbia scelta, perché ci sono rimasto abbastanza da imparare, dove il tram fa la curva più stretta e dove d'inverno il vento viene da sinistra. E questa è una cosa che non avrei mai pensato di poter dire di un posto che non avevo scelto. L'unica cosa che Bologna non sa fare è essere Roma. Non lo dico come se fosse un difetto. Bologna, Bologna, Roma è Roma. Solo che a volte quando cammino sotto i portici penso che sotto certi portici di Roma ho camminato con te. E Bologna non lo sa e non glielo dirò mai, e questo va bene così. Bologna che è diventata mia nel modo grigio in cui i posti diventano tuoi. E Roma che è sempre stata un'altra cosa, e tu che sai cos'è Roma.
Hai descritto Bologna con una cura che mi ha sorpreso. Non perché non sapessi che sai guardare le cose, ma perché di solito nelle lettere si racconta quello che si è fatto. Tu hai raccontato il gatto del palazzo di fronte e ho capito che stai bene in quel modo che non è completamente bene, ma che è reale. Roma è la stessa, è questa la cosa più strana di Roma, che non cambia mentre tutti cambiano. Via Condotti e via Condotti, il Panteone, il rumore di Campo dei Fiori. La mattina con i banchi del mercato è lo stesso rumore di quando lo sentivamo insieme. Solo che adesso lo sento io sola e mi sembra un rumore leggermente più alto del necessario. Roma è la stessa, sono io che sono diversa. Non la città, non le strade, non i portici, non le fontane. Io che ci cammino con addosso qualcosa che Roma non sa e non chiede, continua uguale, come se non fosse successo niente, perché per lei non è successo niente, solo per me. Passo ancora per via della Croce, non sempre, ma ci passo, non lo faccio apposta, ci passo e non mi fermo, è un traguardo piccolo, ma ci ho messo 2 anni a non fermarmi. Adesso ci passo e continuo e questo mi sembra già qualcosa. C'è anche la fontana di Trevi che non ci sono più tornata, non per superstizione, perché ogni volta che ci passo vicino sento che dovrei entrarci e non sono pronta a capire cosa sentirei quando ci entro e non ci sei. Roma è la stessa, sono io che sono diversa. Non la città, non le strade, non i portici, non le fontane. Io che ci cammino con una storia che Roma non conosce, che porto da una strada all'altra senza che nessuno lo veda, senza che Roma se ne accorga, senza che cambi niente tranne me. C'è un posto che non ti dico, perché se te lo dico sai già quale posto è. Non ci sono tornata da prima, ho girato larga per anni. Il mese scorso ci sono passata, per sbaglio mi sono fermata un momento, ho guardato, ho pensato, era qui e adesso non c'è niente, solo il posto che continua a essere, il posto senza di te dentro. Roma che è la stessa e io che sono diversa, e queste 2 cose che convivono ogni giorno senza che nessuna delle 2 ceda.
Questa è la lettera che non ho spedito. L'ho scritta nell'inverno del 46, prima di scriverti. Quella che hai ricevuto. Questa è quella vera. Quella che ho mandato era una cosa che potevo mandare. Questa è quello che volevo mandare e non potevo. Scrivevo, ti penso ogni mattina prima di alzarmi, non come memoria, come presenza, come se fossi ancora la persona con cui mi svegliavo. Ci ho messo molto tempo a capire che quella presenza non era fantasia, era un'abitudine del corpo che non aveva ancora ricevuto il messaggio che eri andata. La guerra mi aveva tolto la capacità di avere paura, non il coraggio, la paura che è diversa. Tornato, ho scoperto che mi aveva tolto anche altro, la capacità di credere che le cose durassero, che non fossero provvisorie per definizione. Tu eri l'unica cosa che mi sembrava reale, in modo permanente. E quando ho saputo che ti eri sposata, ho capito che avevo sbagliato anche su quello. Quando me l'hanno detto ero in una trattoria, stavo mangiando, ho finito di mangiare, ho pagato, sono uscito, ho camminato fino a casa, ho fatto tutte le cose normali perché non c'era nessun altro modo di fare quel giorno. Solo la notte, quando ero solo, ho capito che quello che sentivo non aveva un nome che conoscevo e che forse era meglio non cercarne uno. Non ti scrivo per chiederti di tornare, non sarebbe giusto, non sarebbe nemmeno quello che voglio, quello che voglio. È difficile da dire anche qui, anche in questa lettera che non spedirò. Voglio sapere che esisti, voglio che tu sappia che esisto, voglio che ci sia qualcuno al mondo che sa entrambe le cose insieme e che lo tenga in quel modo in cui si tengono le cose che non si possono portare, ma che non si possono nemmeno lasciare andare. Piego questo foglio, lo rimetto nel cassetto, sopra gli altri ci sono 4 lettere in quel cassetto. Questa è la quinta, nessuna è stata spedita, quella che ti mando è sempre un'altra cosa, sempre qualcosa che posso mandare invece di questo. Invece di questo. Ho chiuso il cassetto. Bologna, fuori dalla finestra, grigia come sempre. E 5 lettere che nessuno leggerà.
fatto una domanda questa settimana che non ti ho scritto nelle altre lettere. Me la sono fatta camminando sotto i portici di via Castiglione, che è la strada che faccio ogni mattina alla stessa ora. La domanda è: se ci incontrassimo per strada, cosa faremmo? caro, ti scrivo una cosa che non avevo intenzione di scrivere. L'altro giorno Camminavo in via del Corso e ho visto un uomo di spalle, con il cappotto che avevi tu, ho rallentato, ho capito subito che non eri tu, ma ho pensato per un momento: e se fosse lui, cosa farei? Ho pensato ci fermeremmo diremmo il nome dell'altro con quella voce che si usa quando si incontra qualcuno. che non si aspettava. Poi non so cosa verrebbe dopo, Non riesco a immaginarlo oltre quel punto il nome detto. e poi non so. Ho pensato mi fermerei Lo e guarderei lui guarderebbe me, e ci vedremmo come siamo adesso. non come eravamo. E non so se sarebbe una cosa bella o una cosa che fa un altro tipo di male, quello che fa vedere le cose cambiate in modo che non si può fare niente. Ho pensato anche, forse non ci fermeremmo, Forse uno dei due, svolterebbe prima, non per vigliaccheria, per gentilezza, per darsi il tempo di prepararsi a quello che l'altro è diventato senza di noi e a quello che noi. siamo diventati senza di lui. Ho pensato anche, Forse non ci riconosceremmo, 5 anni cambiano le facce o forse ci riconosceremmo subito, prima ancora di vedere il viso, dal modo di camminare, dal modo di tenere le spalle, dal modo che ha il corpo di muoversi, che non dimentica anche quando la testa ha dimenticato. Se ci incontrassimo per strada, Non so cosa faremmo, so solo che ci incontrerei come si incontra qualcuno, che si è portato dentro per anni, con quella cura e quella paura che si porta quello che non si vuole, perdere. ma che non si può tenere. Se ci incontrassimo per strada, Non so, cosa farei? so solo che ti guarderei come si guarda qualcuno, Che si conosce in un modo che non si conosce più nessuno, con quella distanza e quella vicinanza che hanno solo le cose che sono state vere e sono ancora vere in modo diverso. forse è meglio non saperlo, Forse è necessario non saperlo, tenerlo come domanda senza risposta, per avere qualcosa. che appartiene solo a noi. Se ci incontrassimo per strada, Forse sarebbe già abbastanza così, 2 lettere scritte lo stesso giorno, con la stessa domanda, che si sono incrociate per posta, senza saperlo. senza saperlo. Caro, ti scrivo questa lettera con una calma che non avevo nelle altre. Non perché non ci sia niente da dire, perché so già quello che voglio dirti.
e so come dirlo senza cercarlo mentre scrivo. Ci vuole del tempo ad arrivare a questa calma, ce ne ho messi abbastanza. Queste lettere ci hanno dato qualcosa, non so come chiamarlo, il permesso, forse, di sapere che l'altro esiste, che esiste ancora in modo reale, non come memoria, come persona che compra il pane e conosce il gatto del palazzo e mangia il martedì e il giovedì con un collega che si chiama Aldo. Questo mi ha fatto bene sapere che esistevi così in modo concreto e piccolo e reale. Ci ha fatto del bene scriverci, non perché abbia cambiato niente, non perché abbia risolto niente, ma perché alcune cose non hanno bisogno di essere cambiate o risolte. Hanno bisogno di essere dette, di esistere fuori dalla testa, anche solo in una busta, anche solo tra noi. Ho deciso di non scriverti più, non perché tu abbia fatto qualcosa di sbagliato, non perché io sia arrabbiata, perché ho capito che c'è un momento in cui le lettere hanno fatto quello che potevano fare, e continuare sarebbe tenerli in vita oltre il tempo giusto, e io non voglio farlo né a me né a te. Ci ha fatto del bene scriverci, non perché abbia cambiato niente, non perché abbia risolto niente, ma perché alcune cose non hanno bisogno di essere cambiate o risolte. E adesso lo so, e adesso basta, e basta. È una parola che fa paura e che invece a volte è solo la parola giusta. Voglio che tu sappia che sono contenta di aver ricevuto la tua prima lettera, che sono contenta di aver risposto, che Bologna con i suoi portici e il suo caldo che entra dal basso mi sembra un posto giusto per te, non il posto che avrei scelto, il posto giusto che è diverso e che spero tu lo sappia già. Tienimi nel modo in cui si tiene quello che è stato vero, non come qualcosa che manca, come qualcosa che c'è stato, e io terrò te nello stesso modo in quello spazio che non ha nome ma che esiste in tutti e che a volte si riconosce camminando per una via che si credeva di aver dimenticato. Ho piegato la lettera, l'ho messa nella busta, questa volta la spedirò, basta così. Non come addio, come il modo giusto di tenere qualcosa che è stato vero.
prima della galleria, poi il buio, poi la luce e il mare, tutto insieme. Non me lo aspettavo così, non me lo aspettavo a quest'ora, con questo sole che non chiede il permesso di nessuno. Il rumore è arrivato prima della stazione, voci, clacson, qualcuno che cantava da qualche parte che non ho visto. Ho pensato, questa città non sa stare zitta e non gliene importa niente, e ha ragione. Napoli non sapeva che stavo arrivando e non le importava, e questa era la cosa più bella. Napoli non sapeva niente di me, dei miei anni a Roma, di quello che avevo lasciato indietro. Non lo sapeva, e il mare era lì, uguale per tutti. Alla stazione un uomo mi ha chiesto qualcosa in dialetto. Non ho capito, ho fatto di sì con la testa. Lui ha riso, è andato via. Ho pensato, bene, ricominciamo da un sì che non so cosa significava. Napoli non sapeva che stavo arrivando e non le importava, e questa era la cosa più bella. Napoli non sapeva niente di me, dei miei anni a Roma, di quello che avevo lasciato indietro. Non lo sapeva, e il sole era per tutti, anche per me. Sono uscito dalla stazione, il caldo mi ha preso, senza fare domande. Ho visto il mare in fondo alla strada, ho lasciato la valigia un momento e ho respirato per la prima volta in molto tempo, senza sapere perché proprio adesso, proprio qui. Napoli di luglio, con quel rumore, il mare che non chiedeva niente, e io con una valigia e nessun posto dove dovevo essere, per la prima volta in molto tempo. Erano le 6, forse le 7. La pioggia aveva smesso. C'era quella luce grigia di novembre che non decide tra la notte e il giorno.
dormivi ancora con quella maniera di occupare tutto il letto, come se sapessi di essere solo. Mi sono alzata piano, ho preso le cose in silenzio, ho guardato la stanza una volta sola, non 2 volte, perché la seconda volta non avrei fatto quello che dovevo fare. Ho preso la borsa, sono andata in cucina. La tazza l'ho lasciata sul tavolo, non per dimenticanza, non per caso. L'ho lasciata perché non avevo altre parole, e quella tazza era l'unica cosa che poteva dire quello che non riuscivo a dirti mentre dormivi e io me ne andavo. Torno a casa per la stessa strada, le stesse pietre, gli stessi portoni bagnati. Non cerco più la tua ombra nei portoni, non perché non ci sia, ma perché ho smesso di guardare. torno a casa per via della croce, poi verso il centro, le strade che conosco da sempre, e stasera pesano diverso, sotto i piedi, come quando si porta qualcosa che non si riesce a posare. Le strade sono ancora le stesse, non hanno registrato niente di questa notte. Io sì, ma non so ancora esattamente cosa. Le strade non cambiano, cambia chi le percorre. Io sono cambiata questa notte. Di quanto Non lo so ancora, lo saprò domani, forse. o non lo saprò mai. Torno per la stessa strada, ma i passi tornano, non cercano la stessa pioggia, ma non mi fa più freddo Come prima, non so cos'è cambiato, so solo che sto tornando. Torno per le mie strade, ma i passi tornano, non fuggono. La stessa pioggia, ma non mi fa più paura. come prima,
Non so cos'è cambiato, so solo che sto tornando. al numero 14 un gatto sulla soglia mi ha guardato passare con quella dignità Che hanno i gatti di non dover spiegare niente a nessuno. Ho pensato che era una cosa da imparare. ho visto un gatto su una soglia, Mi ha guardata senza giudicare senza chiedere. dove andassi o da dove venissi. Ho pensato, Vorrei saper fare, quella cosa lì, stare senza spiegare. Non so se è guarigione o soltanto stanchezza, Non so se è coraggio o soltanto il fatto che non c'è altro posto dove andare. non fa differenza stanotte. Non fa differenza stanotte. Le gambe sanno la strada di casa, Il resto si vedrà. le gambe Sanno dove andare, il resto non lo so ancora. torno per la stessa strada, Ma i passi tornano, non cercano la stessa pioggia. ma non mi fa più freddo. So solo che sto tornando. Torno per le mie strade, ma i passi tornano, non fuggono la stessa pioggia. Ma non mi fa più paura. So solo che sto tornando. Ho sentito la chiave nella serratura Il rumore più normale. del mondo. Ho spinto la porta Ho sentito la chiave, nella mia porta il suono. di qualcosa che si chiude. Ho spinto, La pioggia è rimasta. fuori, fuori. C'era una figura all'altra parte della piazza, sotto la pioggia, che non si muoveva. Il modo in cui teneva il cappotto chiuso con una mano, conoscevo quel modo. Lo conoscevo da qualche parte dentro di me, che non ragiona. Ho camminato più in fretta, cercando di non correre. La luce era poca, solo un lampione dalla parte sbagliata, ma il modo di stare con la testa leggermente abbassata verso la pioggia. Era un modo che conoscevo, era un modo che avevo visto 1000 volte. Ho corso attraverso la piazza, ho corso senza pensare, i piedi sul selciato bagnato. Ho corso perché quel modo di tenere il cappotto non lo fa nessuno, nessuno, tranne lei. Si è girata. Non eri tu. Mi ha guardato un momento, ha visto un uomo che correva verso di lei sotto la pioggia di notte. Si è girata, dall'altra parte ha camminato via. Aveva ragione di andare
E io sono rimasto in mezzo alla piazza, con la pioggia e quella distanza di 30 secondi tra me e qualcuno che non era lei. Non sapevo che a 2 strade da lì, in quel momento preciso, c'era qualcuno che camminava nella direzione opposta. Non lo sapevo, non potevo saperlo, ma adesso che non posso più saperlo, è la cosa che pesa di più. Sono rimasto fermo in mezzo alla piazza, con la pioggia e il posto vuoto dove non eri, e 2 strade più in là, senza saperlo. Ho lasciato accesa la luce del salotto, come sempre, per abitudine, non perché aspettassi qualcuno. Era solo il modo in cui tornavo a casa la sera, sapere che una luce mi aspettava da dentro. Stavo facendo cose normali, ho messo via qualcosa, ho guardato fuori dalla finestra. Roma di novembre, le strade bagnate, non ho visto niente di particolare. Ho richiuso la finestra e sono andata a dormire. La luce che ho lasciato accesa quella sera, non sapevo per chi brillava. La luce che ho lasciato accesa per abitudine, per niente, forse era ancora per te, senza saperlo, senza volerlo, senza nemmeno pensarci. Mi sono svegliata verso le 2, la luce era ancora accesa. Mi sono alzata per spegnerla. Mi sono fermata un momento alla finestra, ho guardato giù la strada, non c'era nessuno, spento. Sono tornata a letto. La luce che ho lasciato accesa quella sera, non sapevo per chi brillava. La luce che ho lasciato accesa per abitudine, per niente. Ho guardato giù, non c'era nessuno. Non sapevo che forse un momento prima c'eri tu. Non lo saprò mai se qualcuno ha guardato quella luce da giù, si è pensato qualcosa, si è aspettato
sei andato via prima e non ha visto nemmeno che si è spenta. La luce spenta, il salotto buio, Roma fuori che non sapeva, e io che dormivo senza sapere che forse quella notte qualcuno aveva guardato su.